Claudio, innanzitutto veramente grazie, te lo dico di cuore perché ti reputo veramente un amico e so quanto ci tenevi ad esserci, che hai fatto salti mortali, sei riuscito a leggere anche il libro e quindi, Vabbè, minimo, leggere il libro era il minimo. e quindi la prima cosa che ti chiedo è la cosa che magari non sapevi e che più ti ha colpito di Per chi vuole non c'è destino. Ma una delle cose che mi ha colpito molto è che non c'è in tutte le pagine di questo libro, non ho mai trovato qualcosa che mi facesse pensare al poverino, a una forma di pietismo qualsiasi. Anche perché ci sono delle pagine anche abbastanza dure nel senso insomma che che lasciano il segno, ecco. Di pathos. Esatto, cioè, esatto, di pathos e di impatto, possiamo mettere insieme tutte e due le cose. Quindi l'ho trovato, a parte godibile, si legge molto velocemente, quindi è scritto anche molto bene, ma poi scorrevole anche nelle sue parti. Io credo che è un racconto di una vita che non si è fermata e non si ferma, nel senso che anche la fine è quasi un inizio adesso, viene da chiedersi, quindi no, molto bello, devo dire, molto bello. Ti ringrazio, mi fa molto piacere. Quando è nata l'idea di scrivere Per chi vuole non c'è destino, che è nata da Miriam Giovanzana, che è la nostra direttrice editoriale di Terre di Mezzo, e l'idea era: Pietro è conosciuto in questo piccolo grande mondo come il camminatore, ma pochi magari conoscono il cammino. Tu conosci e hai narrato tanti cammini di persone che hanno avuto qualche salita in più, e quindi averti oggi è quel valore aggiunto per dire storie ce ne sono tante, e insomma anche questa forse ha qualcosa da dire, da insegnare. Ha molto da insegnare Pietro, ma non è perché lo sto dicendo a te, perché poi c'è questa metafora che per te poi non è soltanto una metafora, no? Ma è qualcosa anche di vissuto, del cammino, che è una metafora veramente della vita, cioè degli ostacoli, della fatica, dell'obiettivo da raggiungere, quasi, mi viene in mente qui Alex Zanardi, ma poi magari anche durante la presentazione secondo me sarebbe bello affrontare questo argomento, del fatto che quando raggiungi l'obiettivo c'è sì gioia, c'è sì contentezza, ma c'è anche un po' di tristezza, perché la bellezza è il cammino che hai fatto, non è tanto raggiungere quel traguardo. Mi viene da dirti il sabato del villaggio. Esatto. Abbiamo esempi anche letterari italiani straordinari, però credo che questo si avvicini molto allo sport, questa riflessione si avvicini molto a quella che è la riflessione dello sport, cioè il campione che raggiunge l'obiettivo ma non si ferma, anzi che dice e adesso? Cosa succede? E adesso, perché io ho fatto questo grande cammino, sono arrivato a questo traguardo bellissimo, ma adesso ne faccio un altro. E poi si vede anche da qua, cioè non è che ti fermi al cammino di Santiago. Io poi sono un Sagittario e ho questa molle di quando sei quasi arrivato al raggiungimento dell'obiettivo, già hai un nuovo step e voglio di farne un altro assolutamente. Non so se posso chiedertelo, perché secondo te si dovrebbe leggere questo libro? No, devi chiedermelo, perché credo che dentro ci siano delle storie che è brutto dire possano insegnare, perché a me non piace mai anche un po' il superomismo che c'è qualcuno che insegna qualcosa a un altro. No, ci sono delle esperienze che uno può prendere, fare sue e capire nella propria vita dove poterle inserire. La bellezza di questo libro è anche poi la bellezza di una storia di vita, di una vita vissuta anche in maniera molto piena. Si scoprono anche delle cose che magari qualcuno non si aspetta, e mi è piaciuta moltissimo quella parte dove dovevi affrontare all'inizio il cammino e il tuo compagno di allora ti dice pochi giorni prima: no, guarda che io non vengo. E mi è piaciuto tanto cosa dice papà,
no? Infatti dice, vabbè, ok, pedalo io, ma come? Tu non pedali mai, pedalo io. Vabbè, poi gli ostacoli li supera, ha capito? Ma che guida la macchina? La guida mamma. Cioè, hai capito? Quel saper trovare sempre una piccola soluzione, che magari piccola o grande che sia, ma che è quello che dobbiamo fare nella nostra vita sempre. Beh, il problem solving fa un po' parte del nostro percorso di vita di persone con una disabilità, cioè non fermarsi o focalizzarsi a quello che è il problema, ma cercare forse disperatamente anche in alcune occasioni una soluzione sempre. The show must go on, andare sempre avanti. Io non voglio generalizzare, tu hai incontrato tanti di noi, hai incontrato tante persone, tra cui tanti di noi. Abbiamo anche tanti che hanno fatto cammini. anche tanti che hanno fatto cammini, bene. Allora, magari non alla tua altezza, ma diciamo no, che li hanno fatti. a 1,20 m ce ne sono tanti che hanno fatto 1,20 m. cammini. E abbiamo un po' tutti quanti noi il ruolo, forse un po' maieutico, di lasciare un segno, lasciare una traccia, cioè fare in modo che altri possano seguire le nostre orme, non il nostro esempio, le nostre orme. Sì, e credo che poi sia un po' il senso di ognuno di noi, no? del tentativo di fare della vita qualcosa che non sia solo individuale, ma sia comunitario. Cioè, credo che sia la bellezza di vivere insieme. Ognuno nella propria condizione, perché anche questa è un'altra cosa bella che viene fuori da questo libro. La condizione è qualcosa che è imprescindibile nella vita di ognuno. Io senza occhiali probabilmente non riuscirei ad affrontare neanche la metropolitana a Milano, però ce li ho gli occhiali. Tu senza questo, senza una carrozzina, senza la carrozzina, o come, non mi ricordo come si chiama, questo è il click, okay, un ruotino elettrico. No, quella che usavi, quella che hai usato all'inizio, citata nel libro, no? L'handbike. L'handbike, ma ce n'è una che si chiama, non so, Jaguar, adesso non mi ricordo bene il nome, che l'ho letto quando me l'hai mandato il libro, quindi. Però ecco, cioè, senza questa non avresti. Quindi la soluzione anche tecnologica, no? C'è. Però la cosa bella è che vivi in una società, che vivi insieme ad altre persone, e che lasciare qualcosa, anche piccole cose, negli incontri che facciamo, forse è il senso che dobbiamo dare alla nostra vita alla fine. Claudio, io non so veramente, ma lo dico di cuore, starei qua ore e ore, perché mi vengono altre 100 domande da farti, ma non voglio farti, ma ti voglio ringraziare, perché per una volta mi hai concesso a me di intervistarti. E quindi andiamo tutti, insomma, in libreria a comprare Per chi vuole non c'è destino di Terre di Mezzo. Grazie Claudio. Per me è un piacere ed un onore, anche di più, quindi Terre di Mezzo.